Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre 2025. Ok, una è caduta per terra e prenderò quella perché è da sola e qua ce ne sono tantissime ed è una bellissima imperatrice, ragazzi. Quando c'è l'imperatrice si parla di qualche cosa che è in crescita e può anche far riferimento a un momento di gestazione, può essere la gestazione di un'idea, di un progetto, di un figlio. Diciamo che è una carta di forte concretezza e prosperità. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che offro e anche il numero di telefono. Sempre in descrizione ci sono i link ai due videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Sempre nella descrizione c'è anche il link alla promozione di giugno e al workshop sulla stesi identikit che si terrà a inizio luglio. Anche tutto questo materiale, ragazzi, lo trovate sulla pagina web. Benissimo, ok, cominciamo subito forti con un 2 di spade, un 8 di pentacoli e un 2 di pentacoli. Abbiamo un 6 di spade, la regina di spade, fante di bastoni, abbiamo un 8 di bastoni e un 2 di coppe. Dando un'occhiata così alle carte, ragazzi, credo che sarà un periodo di messa a terra, di concretizzazione. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 2 di spade che di solito è una carta che ci parla di dubbi, di qualche cosa che non si vede, ci sono come delle incertezze. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 7 di coppe e un 4 di spade. Datemi una carta per il 4. È come se non riuscisse a vedere qualche cosa o... non lo so, tutto mi dice che c'è bisogno di mettere i piedi a terra. Può essere per una questione inerente delle relazioni, potrebbe essere per qualcuno una situazione romantica. Vi ricordo che questa è un'attesa spirituale. Le letture specifiche per amore e lavoro usciranno prossimamente, quindi se non le volete perdere iscrivetevi al canale. Io cercherò di rimanere, diciamo, un po' generale, ma essendoci due volte il 2 di coppe, potrebbero esserci come dei temi legati a una persona specifica. Non è detto che sia necessariamente il o la partner, però essendoci 2 di coppe, per qualcuno è fortemente probabile. È come se ci fosse da togliersi certe illusioni dalla testa, secondo me. Il fatto che il 4 di spade sia spiegato dal 2 di coppe è come un bisogno di guarire le relazioni piuttosto che gli accordi che si prendono con gli altri, i patti, mi viene da dirvi. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli, che è una carta di grande lavoro, è una carta di costanza. Può essere che con questo eremita, ragazzi, vi sentirete un pochettino soli nel prossimo periodo, o
cercherete la solitudine proprio per riuscire a fare un grosso esame interiore. Io sento che con questo gruppo di carte è come se andaste a riesaminare, non so come si chiamano i pezzi del puzzle, però pezzettino per pezzettino, come se andaste a controllare i dettagli, o comunque è un semestre dove vi occuperete di certi dettagli. Possono essere i dettagli riguardanti il passato, cioè qualche cosa che magari ritorna a galla che non avevate risolto e che c'è bisogno di mettere a posto. Possono essere i dettagli nel senso che è come analizzare le paure, quello che vi ferma, quello che vi blocca, il perché, da dove arriva questa paura, come è nata, ha ancora ragione di esistere questa paura? Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Re di spade. Avete re, regina di spade, qualcosa mi e anche l'imperatrice. Qualcosa mi dice che c'è bisogno di organizzazione nella vostra vita, di ordine, di struttura. Guardate, 8 di pentacoli, 3 di bastoni e poi è cascata una carta, la recupero, ed è la carta della morte, ragazzi. È come se vi dicessero, allora vedo tanta carne al fuoco nel prossimo semestre a livello di crescita spirituale, anche a livello di riesame, se vogliamo. Datemi una carta per la morte, però ho come l'idea che con questo 2 di pentacoli vogliate tenere i piedi in tante scarpe. È una carta che ci parla di tante cose da fare, è come se aveste bisogno di trovare un vostro equilibrio, perché il 2 di pentacoli parla comunque di alti e bassi, ed è per quello che c'è questo re di spade, perché avete bisogno di trovare una regola, nonostante gli alti e bassi. Qui avete 2 volte l'8 di pentacoli, di nuovo, è una carta che mi parla di costanza, è come se doveste imparare ad essere costanti, a mantenere tutto in piedi, mi viene da dire, ad organizzare, a trovare il giusto punto di incontro. Andiamo a vedere il 6 di spade. Fante di coppe. 6 di spade è una carta che ci parla di credenze limitanti, è una carta che parla di lasciarsi indietro certi problemi, ragazzi. È chiaro che prima dovete individuare il problema attraverso l'eremita e la luna, cosa vi spaventa, cosa vi fa paura, quali sono le vostre credenze inerenti, per esempio, la vostra capacità di meritare, piuttosto che la vostra capacità di fare, vi sentite abbastanza, insomma c'è un po' da lavorare sotto, come dico io. Datemi una carta per questo fante di coppe. Nove di spade e giustizia. Ragazzi, io credo che qua ci sia veramente da lasciarsi indietro i problemi, le responsabilità, le preoccupazioni, perché sono dovute al vostro modo di pensare, diciamo, di la vecchia cognatura del vostro modo di pensare ha bisogno di un restyling. È interessante perché c'è anche la carta della giustizia. Ed è come se proprio avessi bisogno di riequilibrare. Io non lo so se questo fante di coppe faccia riferimento a qualcuno eh, per il quale o per la quale siete preoccupati, se è qualcuno che state aspettando per riconciliarvi. Sta di fatto che siano preoccupazioni nel senso di situazioni piuttosto che oggetti, non lo so, magari si è rotta la macchina per dire. Solo per farvi capire, non lo vedo ed è un esempio come un altro. Qualsiasi sia il pensiero, sento che ci state un po' girando intorno e avete bisogno semplicemente di stabilire delle regole, di dire stop, basta, non giro più intorno, faccio così per evitare di ricascare negli stessi errori.
per evitare di... È come prendere provvedimenti per evitare che succeda di nuovo quello che è successo in passato. L'esperienza insegna, no? Effettivamente avete l'eremita, che è la carta del saggio. Andiamo a vedere questa regina di spade. Temperanza e cavaliere di coppe. Sapete ragazzi, io non sono convinta che voi dobbiate far pace con qualcuno. Cioè, non che non dobbiate far pace, mi sono espressa male. Quando si perdona qualcuno, quando comunque ci si riconcilia con qualcuno, si suppone, allora se il punto della discussione è semplicemente, non lo so, punti di vista diversi è una cosa, però se cominciano a essere discussioni che feriscono, io ho l'idea che dobbiate irrigidirvi, o meglio, vi irrigidirete un po' verso il mondo esterno. Cioè, io ho bisogno di star bene, ho bisogno di creare una mia struttura di base che mi faccia sentire sicuro, sicura. Datemi una carta per il cavaliere di coppe. Sette di spade e cavaliere di pentacoli. Se non ve la sentite, nonostante ci sia stato questo bisticcio con questa persona, se non ve la sentite di riprendere la persona nella vostra vita, nella vostra azienda, cioè è lecito. Il fatto di chiarirsi con qualcuno, il fatto di parlare e diciamo così, per sciogliere il rancore che c'è tra due persone, non implica in automatico il fatto che le cose tornino come prima, anche perché di fatto, dopo che una persona vi delude, voi non avete più la stessa fiducia in quella persona, quindi è impossibile che le cose ritornino esattamente come prima, qualsiasi sia il caso, in questo caso è come se dettaste le regole con qualcuno. Qui c'è come una scoperta di quello che mi blocca, dei miei condizionamenti, di quello che mi viene da dire mi piacerebbe creare, mi piacerebbe ricevere. Però se per caso si avvicinasse qualcuno nel prossimo periodo che vi promette mari e monti, io diffiderei un pochettino con il sette di spade e il cavaliere di pentacoli. Cioè magari la persona ha le migliori intenzioni del mondo, però è lei stessa che si racconta una bugia, a voi dice la stessa cosa, voi potreste percepirla come una bugia, ma per la persona è la verità. Cioè, se io non vedo una bugia che racconto, quando parlo con gli altri, la racconto come se fosse la mia verità. Andiamo avanti, vediamo. Ok, abbiamo un 10 di spade. Io sento ragazzi che mettere le vostre regole vi darà come una nuova grinta, una nuova forza, vi darà la possibilità di mettere un punto a capo. Guardate la grinta, la forza, la voglia di andare oltre. Avete 3 cavalieri tra le altre cose. C'è 10 di spade e la morte. C'è come da lasciare indietro qualche tipo di comportamento, mi hanno detto, ho sentito, perbenista. Cioè, ci sono delle volte dove per educazione ingoiamo certi rospi. Però l'educazione non vuol dire stare zitti e non dire le cose, ma dirle in modo educato. È anche vero che poi ci insegnano che certe cose non si dicono o di certe cose non si parla, però se l'altro ha la lingua lunga o l'altra è giusto saperli mettere al proprio posto. Cioè, secondo me il potere personale in questo senso non è il rispondo a tono a chiunque, quindi magari divento pure acida, no, è il so come rispondere a tono, so come sedere le persone e scelgo quando farlo, perché non è necessario sempre farlo con tutti, però è come se ci fossero dei personaggi nel prossimo semestre che sì, è il caso di rimettere al loro posto. Andiamo a vedere l'otto di bastoni.
Se per caso vi risuonasse veramente come una relazione romantica, ragazzi, anche se ripeto, poi le letture sull'amore usciranno poi, io ho come l'idea che smetterete un po' di essere così accomodanti, così ehm, bravi. Un'altra carta per il lotto di bastoni. Mm. 10 di coppe e diavolo. Andiamo a vedere anche questo 2 di coppe. Sette di bastoni. Sì, secondo me vi state proprio difendendo da qualcuno. È come se doveste creare la vostra concretezza da soli, studiare come lavorare da soli. Lasciate stare tutte le altre persone che vengono, che vi dicono ti aiuto, non ti preoccupare, ci penso io. Ah, conosco io una persona. È come se arrivassero tante parole, ma poi a fatti stretti no. E quindi qui il consiglio è di andare avanti per conto vostro, di fare quello che siete in grado di fare con gli strumenti che avete e va bene così, però il fatto di cavarvela da soli vi farà venire una grinta, ragazzi, dove non avrete più bisogno di appoggiarvi a nessuno. Io credo che adesso datemi una carta per questo diavolo, però non scenderete a compromessi con nessuno, ragazzi. Stella. Sento che sì, che non scenderete a compromessi proprio con nessuno. Sarà la vostra verità, la vostra idea, il vostro modo di concretizzare, il vostro modo di gestire, il vostro modo, scusate, di organizzarvi, le vostre priorità. È un po' come se non guardaste più in faccia a nessuno nel prossimo semestre, ma andaste dritto verso l'obiettivo. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Accettazione. È come se vi invitassero con questa carta ad accettare le vostre emozioni, ogni emozione, comprese quelle che potrebbero venire fuori dalla luna, che di solito sono emozioni un po' nostalgiche, un po' così tristi, un po' proiettate nel passato. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo dei semistellari. Gaia. Questa, sapete che no? Che uno dei nomi della Terra è Gaia e vi invita a connettervi con la pulsazione di Madre Terra e dice che vi guiderà attraverso questo tempo di cambio. Ragazzi, l'imperatrice è una carta collegata fortemente alla natura, alla terra proprio, alla terra che fa crescere il grano. Vedete che qua c'è del grano e quindi è per quello che è associata all'abbondanza, alla concretezza. Potrebbe venirvi bene fare un po' di grounding in questo periodo, riconnettervi quindi alla madre terra. Andiamo, ok. Carta numero 26 vi dice di fare dei passi coscienziosi. È come un po' se vi invitasse a non fare il passo più lungo della gamba e di fare delle azioni considerate. Ma avete la regina di spade. Secondo me sarà faticoso sinceramente per voi perché non credo che sia tanto il vostro stile. Ehm, Però è come se avessi bisogno di concretizzare delle regole, un certo ordine, di fare dei passi in avanti, guardando i possibili sviluppi futuri. Qui c'è il numero 26. Chissà, per qualcuno magari il 26 del mese può essere un giorno importante. E carta numero 43. E qui vi parla, ragazzi, dello spirito eterno e del vostro sé superiore. È come se vi dicesse che state per avere una intuizione sacra.
Ma secondo me è qui, è in questa zona della lettura, perché avete anche la carta della temperanza, che sì è una carta di pazienza, ma è anche una carta di guarigione, di riequilibrio. Quindi se prima siete stati, è sempre un'ipotesi, non dico che sia così, però se siete stati troppo maternali, troppo materni in italiano, maternali forse in spagnolo, vi irrigidirete un po', è come se faceste, ripeto, dei programmi, dei progetti, delle liste, se vi deste nuove regole. È un po' come se imparaste a diventare i padri di voi stessi. Vi ricordo che l'otto di pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatore, parla proprio di regole, di costanza, di continuità. Poco per volta, fate passi coscienti, ok? Lenti mi viene da dire con questo cavaliere di pentacoli. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere con i commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro io lo tratto anche nella sezione degli abbonati. Chiaramente è fatto in modo meno specifico perché non ho la persona davanti, però è già un lavoro fatto, diciamo, per settori. Ho diviso i vari settori come amore, lavoro, denaro ed è interessante per ognuno di voi, noi, osservare come pensiamo, come formuliamo i nostri pensieri e di conseguenza come si forma la realtà. Nella sezione degli abbonati trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per sciogliere eventuali blocchi energetici, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questi ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao!